Buongiorno a tutti, un caro saluto da Piergiovanni Salimbeni. Per chi non mi conoscesse, sono un giornalista e tester del settore ottico, astronomico e naturalistico. Oggi vorrei presentarvi le mie impressioni pratiche riguardanti il binocolo stabilizzato al top della gamma Canon 10x42 WP ISL. Poi vi racconterò il significato di questi acronimi. Attualmente costa circa 2.000 euro, per la precisione mi pare che sul sito di Canon nel mese di agosto sia specificato un prezzo di 2.069 euro. Quindi rimanete comodi, ci vediamo subito dopo la breve sigla. Vi ricordo ovviamente che già qualche anno fa ho scritto un articolo approfondito riguardo questo binocolo di alta qualità sul sito ufficiale binomania.it, dove vi ricordo potrete trovare centinaia, ormai abbiamo raggiunto il migliaio, di recensioni riguardanti gli strumenti ottici digitali, in primis binocoli, poi cannocchiali da osservazione, cannocchiali da tiro e telescopi astronomici. Sedetevi comodi, ci vediamo subito dopo la breve sigla. Nel frattempo io sto arrivando al punto panoramico. Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo degli strumenti ottici digitali, iscrivetevi al mio canale. A tra poco, ragazzi. Prima di iniziare, ragazzi, vorrei dirvi che questo non è il classico video, è proprio un video, diciamo, molto più amatoriale, perché chi mi segue sul canale ha visto l'ultimo reportaggio da Marco Lucchini. Sappiate che 2 giorni dopo avevo 39,2 di febbre. Ho avuto un po' di problemi a gestire i cambi di temperatura all'interno di alcuni negozi che ho visitato successivamente e quindi insomma ho avuto questa problematica. Mi scuso infatti per un po' di problemi ancora di raucedine che dovrei risolvere nei prossimi giorni. La mia idea quindi era di mostrarvi sul campo le mie impressioni riguardanti il binocolo stabilizzato della Canon. Iniziamo con le caratteristiche tecniche principali. Come vedete è un 10x42 serie L, nel senso che vedete anche per gli appassionati di Canon è una cosa nota, è presente l'anello rosso. Questo significa che sono presenti delle lenti a bassa dispersione. Dopo vi dirò qualcosa in merito. Il sistema IS, il sistema di stabilizzazione Canon, in realtà la dicitura prevede anche una doppia WP che significa waterproof. Infatti, come potete notare, il binocolo è decisamente molto robusto, è dotato di una ampia armatura con una gomma definibile come antiscivolo. Vedete che questo esemplare è ben tenuto. Io ne ho posseduto un esemplare tra il 2006 e il 2010, successivamente poi venduto a un amico. Questo esemplare mi è stato donato gentilmente da Christoph, il gestore del sito binoculars.ch, che vi invito a visitare, e quindi ringraziandolo sempre di cuore per il prezioso dono ho ricominciato a utilizzare questo binocolo della Canon al top della gamma e mi intervallo le sue, diciamo così, caratteristiche, le sue prestazioni con altri binocoli al top della gamma che possiedo e che utilizzo per lavoro, quindi per i miei test. Per quanto concerne il sistema di impermeabilizzazione, ha un grado GIS, quindi JIS 7. Questo significa che può essere immerso volontariamente o involontariamente per 30 minuti a 1 metro di profondità. Il binocolo è riempito in azoto, è costellato di O-ring. Poi vediamo magari se in fase di videomontaggio riesco a mostrarvi uno spaccato dello schema ottico e meccanico. Inoltre sono presenti 2 filettature che vi consentiranno di utilizzare filtri da 52 mm di diametro, che possono essere una ulteriore protezione, ad esempio qualora andaste in spiaggia e magari compiste delle osservazioni per l'osservazione di balene
oppure uccelli acquatici o altro ancora. Da un punto di vista ergonomico adesso non ve lo posso far vedere perché in ogni caso sto reggendo l'Action Cam, non è dotato di un classico sistema nodo centrale, tutto si sviluppa su questo monoblocco e va a girare soltanto la zona prismatica degli oculari per la regolazione della distanza interpupillare. All'atto pratico non è tra i più leggeri, pesa all'incirca 1150 grammi, quindi non è assolutamente paragonabile a binocoli ad esempio per il bird watching che vengono a pesare qualche centinaio di grammo meno. Tuttavia l'ergonomia consente un'ottima presa, anche se ovviamente sulla lunga poi il peso complessivo del binocolo potrebbe andare a coincidere. Sempre da un punto di vista ergonomico abbiamo una ghiera per la regolazione della messa a fuoco centrale che avrei preferito magari leggermente più grande, però non potevano trovare altro modo per incastonarla all'interno dello chassis. Sulla parte frontale potete vedere, ve lo mostro meglio, il pulsante di accensione per la gestione della stabilizzazione. Sono presenti due asole per il collegamento, qualora lo voleste, della tracolla, e nella parte inferiore dello scafo ottico potete notare la filettatura per il supporto ai treppiedi fotografici qualora voleste utilizzarlo su treppiede, e il vano impermeabilizzato dove sono alloggiate due batterie da 1,5 volt. Il treno ottico del Canon 10x42 è composto da due elementi in vetro definito come UD, quindi Ultra Dispersion. Non mi è data di sapere la miscela, se è fluorite sintetica o altro ancora. Sta di fatto che si avvale anch'esso dell'anello rosso classico degli obiettivi professionali della Canon. Le immagini sono veramente nitide e contrastate, con una resa dei colori neutra. Molto probabilmente a volte, qualora lo comparaste con prodotti al top della gamma europei, ad esempio come lo Swarovski NL Pure, potreste notare all'interno del Canon una colorazione dei bianchi più volta verso il caldo. Questa è un po' una caratteristica di tutti i prodotti giapponesi, l'ho riscontrato ad esempio su prodotti Kowa al top della gamma. Provo a mostrarvi il rivestimento ottico. È un rivestimento definito da Canon Multispectra, è un rivestimento fully multicoated, quindi su ogni superficie ottica, che denota comunque un'ottima trasmissione luminosa, che poi vi dirò adesso le mie impressioni pratiche, incentivata anche dall'utilizzo dello stabilizzatore. Gli oculari invece inquadrano un campo di 114 metri pari a 6,5 gradi di campo, che con 10 ingrandimenti forniscono un campo apparente di 65 gradi, quindi diciamo così poi il massimo fisiologico che il nostro occhio in realtà riesce a inquadrare senza dover spostarsi destra o sinistra. È perfetto in questo frangente. I paraluce, come notate, sono estraibili con un sistema a rotazione e click che vi mostro. La gommatura è buona. Certo, non sono tra i più comodi da indossare per la solita questione che è la morfologia del naso, occhi, fronte, insomma degli orientali è leggermente diversa da quella degli europei, quindi personalmente, avendo una distanza interpupillare di circa 66 mm, faccio un po' fatica a utilizzarlo. Diciamo che è più confortevole dei 15x50 del 18x50, però preferisco ad esempio la conformazione degli oculari del 10x30 e del 12x36. Eventualmente ci potrebbe essere la possibilità, ho fatto qualche prova, di togliere il rivestimento, vedete che si sgancia, degli oculari, e utilizzare magari incollandoli dei paraluce laterali che si trovano sul mercato e che sono adatti all'utilizzo degli oculari astronomici. Riguardo il sistema di messa a fuoco, ragazzi, vi ho dato le mie impressioni, però nell'utilizzo pratico vi posso dire che il rotore è comodo e maneggevole da utilizzare, comunque è fluido. Calcolate che questo è un binocolo che è stato utilizzato da Christoph e poi da sottoscritto. Funziona bene con i guanti invernali, anche con i guanti da tiro, e poi è presente una regolazione delle diotrie sull'oculare destro che prevede anche un sistema di blocco e di sblocco. In ogni caso la regolazione, la tensione è fluida anche nella parte
della diotria dell'oculare. Insomma, la meccanica è buona. Anni fa si criticavano i prodotti made in Japan per la meccanica, adesso vi devo dire che ormai sono paragonabili a prodotti europei al top della gamma. Prismi di Porro, cerco di mostrarvi la pupilla di uscita, non so se è perfettamente in asse, quindi voi potreste non vederla molto circolare. In realtà è circolare, non ci sono evidenti vignettature al bordo, oltretutto ai bordi della pupilla di uscita, ragazzi, non ci sono riflessi. È veramente un bel binocolo per questo genere di caratteristica, anche se a causa degli obiettivi molto vicini alla parte frontale del binocolo, a volte possono comparire può comparire un po' di luce diffusa, soprattutto nell'osservazione con i rapaci. Ho visto che è possibile avvitare dei paraluce di obiettivi, ad esempio micro 4 terzi, quelli compatti, utilizzando la filettatura da 52 mm. Peggiorerete l'ergonomia e il design, però in questo frangente vi devo confermare che andreste a migliorare la capacità del binocolo di contenere al meglio la luce diffusa laterale. Per quanto riguarda invece il prismi, lo comprendete già dalla forma, come vedete si tratta di prismi di Porro 2, forniscono un'ottima tridimensionalità a medio-breve distanza come tutti i prismi di Porro, anche se poi all'infinito questa particolare circostanza va a ridefinirsi, in quanto non ci sono poi differenze particolari con un prismi a tetto del medesimo formato. Per ciò che concerne il sistema di stabilizzazione, ragazzi, viene definito dai progettisti giapponesi con l'acronimo VAP, ossia Very Angle Prism, che in parole povere significa poi prisma d'angolazione variabile. Infatti il cuore del sistema Canon è composto da due vetri circolari che sono piano paralleli tra loro, e uno si può muovere in pratica su un asse, ed entrambi sono sigillati in uno scompartimento definibile come elastico, dove c'è una specie di liquido. Quindi il microprocessore va a analizzare in tempo reale le vibrazioni che sono indotte dall'utilizzo a mano libera e va a portare quindi di conseguenza delle variazioni all'angolo di rifrazione, consentendo quindi nel contempo di ottenere una stabilizzazione dell'immagine notevole. Nell'utilizzo pratico cosa succede? Che ritengo, avendo provato tutti i formati Canon, che il 10x sia proprio quello più performante. Adesso vi spiegherò poi all'atto pratico ciò che cosa comporta, ma prima veniamo un attimo alle aberrazioni cromatiche e alle aberrazioni geometriche. Per ciò che concerne le aberrazioni cromatiche, vi devo confermare che siamo ad altissimi livelli. È un prodotto equiparabile ha un top di gamma, quindi per quanto riguarda il contenimento è un prodotto equiparabile a Swarovski, Leica, Kowa, Zeiss nelle loro massime concezioni. Presenza di due lenti UD, presenza di prismi di Porro 2 vanno a concedere veramente una ottima qualità. Le aberrazioni cromatiche sono praticamente inesistenti, forse si riesce a tirare fuori qualcosina con un cielo grigio osservando magari la carlinga di un aereo, però è una cosa veramente limitata. Caratteristica apprezzabile anche il cromatismo laterale, che è ben contenuto anche al bordo. Penso che in questo caso sia uno dei prodotti migliori. Un altro punto di pregio del prodotto Canon è la presenza di due elementi asferici all'interno del treno ottico degli oculari, che comporta un campo piatto sino al bordo. Adesso ad esempio mi concentro sul panorama delle Alpi e vi devo dire, ragazzi, che non c'è niente da fare. Il campo al bordo è praticamente nitido e netto come quello al centro. È una delle immagini migliori che si possano ottenere su un binocolo per osservazione. Poi comunque è poliedrico, quindi campo di vista al bordo perfetto. Vi anticipo già che anche nelle osservazioni astronomiche eccelle, quindi stelle definibili come dicono gli amici americani, pinpoints, quindi capocchie di spillo anche al bordo. È presente un poco di distorsione angolare che è stata anch'essa calcolata comunque dai progettisti. Come vi ho già anticipato, se seguite Binomania, il mio canale, io non sono molto sensibile all'effetto palla rotolante, quindi lo giudico personalmente comunque un prodotto molto comodo da utilizzare, molto naturale. Poi
è molto soggettiva questa questione, e quindi qualcuno di voi magari provandolo potrebbe avere una sensazione più o meno differente nella percezione del cosiddetto effetto palla rotolante. Se siete neofiti, siete capitati per caso su questo canale, magari vi consiglio di andare a leggervi il glossario di Binomania presente sul sito. Se non volete entrare su Binomania, cercate su Google il glossario Binomania e andrete direttamente all'interno della pagina specifica. Quindi anche nell'osservazione astronomica le stelle sono puntiformi fino al bordo del campo. Addirittura se prendete le stelle della Lira, le doppie, e le portate al campo, la puntiformità è migliore rispetto ad esempio anche a prodotti blasonatissimi come NL Pure, EL, Zeiss SF e via dicendo. Ma quindi dove può eccellere uno strumento del genere? Allora, abbiamo detto comunque che è un prodotto un po' pesante, ha una messa a fuoco abbastanza rapida, nel senso che la messa a fuoco minima arriva a 2 metri al posto di 2,5 metri dichiarati, e da circa 8-10 metri ci vuole circa mezzo giro per raggiungere l'infinito, quindi non è neanche così male per l'osservazione ad esempio dei rapaci o degli uccelli. Certamente avrete quasi 1200 grammi di peso al collo, e questo potrebbe fare la differenza qualora siate dei trekker oppure dei birdwatcher che sono avvezzi a percorrere decine e decine di chilometri a settimana, magari per guardare rapaci o altro. Tutto ciò che vi va ad aiutare, ragazzi, è la stabilizzazione, perché la stabilizzazione, adesso non vorrei parlare delle sue prestazioni nei vari settori osservativi. Io sono appassionato di rapaci, quindi di solito la mia attrezzatura prevede o un binocolo classico oppure un binocolo 15x56, talvolta invece associo un binocolo leggero più uno spotting scope. Certo, sono ultra appassionato, d'altronde il canale è Binomania, quindi sono un maniaco dell'attrezzatura, e in vari generi di osservazione preferisco anche utilizzare binocoli angolati giganti come ad esempio il Cowell-Ender. Però con questi prodotti potete viaggiare, ad esempio come oggi, in tutta tranquillità, avere 10 ingrandimenti che comunque sono stabilizzati, e questo fa la differenza ad esempio nella percezione del dettaglio del piumaggio per verificare le remiganti di un rapace, oppure qualora stesse osservando i nidi ad esempio di un'aquila che sono inserite all'interno di alcune insenature delle rocce. È molto difficile comprendere quale sia un intreccio naturale di un ramo o quale possa essere, scusate, devo mettere gli occhiali perché non riesco a vedere il display dell'action cam, quale possa essere invece un intreccio artificiale generato dalle capacità artistiche dei rapaci. Quindi in questo caso schiacciate il pulsantino magico e riuscite a comprendere se è un nido oppure se sono dei rami sparsi a caso. E poi comunque avete la possibilità di riuscire a vedere maggiormente a lunga distanza, perché comunque un 10x42 è sì facilmente gestibile a mano libera, ma vi assicuro che con 10 ingrandimenti stabilizzati la percezione del dettaglio è decisamente superiore. Calcolate che adesso mi trovo presso i 7 Termini, a 10x riesco quasi a percepire l'orario del campanile a 11 km di distanza. Questo anche perché comunque questo 10x42, ve lo ripeto, ha una qualità veramente molto elevata e proporzionale a un top di gamma. Per ciò che concerne invece le osservazioni ad esempio nautiche, non è luminoso come un 7x50, quindi non beneficia di una pupilla d'uscita grandissima. Avrete magari un poco di scomodità con il rollio della barca ad andare a inquadrare sfruttando soltanto i 4,2 mm di pupilla di uscita. Tuttavia, a favore del Canon 10x42 devo citare innanzitutto l'impermeabilizzazione e la robustezza. È un grado dichiarato da Canon che è effettivamente reale. Io l'ho utilizzato spesso sotto la pioggia e vi dico che non ha mai fatto una piega. Inoltre la stabilizzazione vi può aiutare a distinguere boe, a distinguere imbarcazioni in lontananza, magari qualche pazzerello con la moto d'acqua, e per vedere se si sta avvicinando più o meno a voi, se si è accorto più o meno a voi e così via. Quindi nell'utilizzo pre-crepuscolare direi che è imbattibile. Ok, inoltre l'ingrandimento è comunque una via di mezzo tra un 18x50 e un 7x e vi potrebbe servire nella maggior parte delle vostre osservazioni.
Per quanto riguarda l'osservazione del paesaggio, che altro dirvi? Dal Monte Sette Termini riesco a vedere Capanna Margherita a 72 km di distanza, il Piancavallo, la cima del Monte Zeda. Sono riuscito addirittura a percepire delle sagome, certo non le ho viste bene come col Cova 32x, però è molto nitido e ho visto delle sagome vicino alla cappella di Monte Todano. Ora non mi ricordo, ma penso che siamo a 30 km di distanza, quindi ragazzi, all'atto pratico comunque, se avete voglia di portare via un binocolo da 1100-1200 grammi nel trekking, è veramente soddisfacente. Le due batterie inoltre si scaricano a fatica, perché non lo uso spesso, però devo dirvi che si possono compiere parecchie ore di osservazione. Poi ovviamente dipenderà anche dalla temperatura di utilizzo, perché d'inverno si scaricano prima. Inoltre nel uso naturalistico, adesso vi farò vedere magari qualche ripresa a mano libera con l'iPhone, noterete il campo piatto fino al bordo, le immagini veramente nitide e contrastate. Continuo a utilizzare con enfasi questi aggettivi, però vi devo confermare che è veramente un prodotto entusiasmante. Nell'osservazione astronomica con 2000 euro potrete comprarvi un telescopio anche da 20 cm, addirittura da 30 cm, però l'acquisto del Canon va visto in maniera diversa. Questo è uno strumento poliedrico per osservare a grande campo, quindi qualora faceste una giornata in montagna, lo dico sempre, tra camosci, caprioli, aquile eccetera, e poi la sera dopo cena volete uscire magari su lettini solari di rifugio per guardare la Via Lattea, vi assicuro che il campo piatto, le stelline puntiformi fino al bordo saranno veramente una pace dei sensi, ragazzi, perché l'immagine è solo 65 gradi di campo apparente, però è realmente perfetta. Inoltre ho sempre questa sensazione che sto notando e che poi mi ha portato di nuovo ad acquistare un Kowei Lander alla Florite. Noto che i prodotti di alta gamma giapponese, anche se vi ripeto non so se all'interno di questa ottica Canon ci sia della Florite, danno una percezione dei colori diversa. Infatti le stelle sono proprio naturali, cioè stelle, colorazione di stelle che vedo con altri 10x42, con il Canon mi pare di avere una percezione migliore della resa dei colori. C'è un'altra questione da considerare, quindi adesso mi riallaccio all'utilizzo crepuscolare. Nell'utilizzo crepuscolare non è tra i migliori, se volete vedere bene i cervi e i caprioli compratevi un 8x56, tuttavia dobbiamo sempre considerare che il cervello va a sommare le immagini che gli arrivano in maniera precisa, quindi più precisamente lui riceverà informazioni e più dettaglio riuscirà a sommare. Vi devo confermare che il pulsantino magico è incredibile anche la sera, perché avete soltanto una pupilla d'uscita da 4,2 mm, soltanto un obiettivo da 42 mm, ma all'atto pratico, schiacciando il pulsante e inserendo la stabilizzazione, ragazzi, anche al crepuscolo sembra di percepire veramente di più, anche confrontandolo con binocoli del top della gamma 10x42 tenuti a mano libera con le vibrazioni. Questa caratteristica penso che la potranno confermare gli appassionati che utilizzano il 10x42, quindi anzi vi invito a scrivere qui sotto nei commenti. Allora ragazzi, passo un attimo alla prova pratica con l'iPhone XR, vedete un po' di vignettatura perché l'adattatore, sto utilizzando un adattatore per Zeiss Arpia che è quello che si inserisce un po' meglio degli altri. Calcolate soltanto che non riuscirò a inquadrare tutto il campo di vista. Allora ragazzi, iniziamo la prova. Monte Rosa a mano libera, mi scuso ancora per la vignettatura ma non posso fare molto, dipende dall'adattatore che non è insomma specifico per l'oculare Canon. Zona di Piancavallo, stabilizzatore acceso, stabilizzatore disinserito, mi sposto sulla cima che adesso è coperta dalle nubi del Monte Zeda, stabilizzatore attivo. Guardate comunque la capacità del sistema di stabilizzazione Canon che è in grado di gestire molto bene i 10 ingrandimenti. Adesso stacco la stabilizzazione, la riattivo e vediamo se riesco magari un poco a zoomare. Ok, adesso sto zoomando in digitale con l'iPhone e quindi perderete un po' di qualità perché in realtà l'immagine non è 4K ma è ridimensionata, quindi senza stabilizzatore, con stabilizzatore acceso.
Ovviamente tenendolo a mano con due mani la stabilizzazione è più performante. Adesso sto tenendo con una mano l'oculare e il datatore dell'iPhone e con l'altra sto cercando di stabilizzare e accendere il pulsante di stabilizzazione. Insomma, è una modalità che senz'altro non compireste qualora osservaste direttamente, quindi calcolate almeno un 20-30% secondo me di stabilizzazione in più. Va bene ragazzi, concludo qui anche il test della stabilizzazione. Spero che la prova proprio pratica con l'iPhone tenuto a mano libera vi abbia fatto comprendere le prestazioni a livello di stabilizzazione del Canon 10x42. Io direi che è giunto il momento di parlarvi in sintesi di pregi e di difetti. Mi scuso per questo video che non è stato molto professionale, quindi sto tenendo l'action cam con il bastoncino a mano libera, senza cavalletto, mirrorless e microfoni di sorta. Comunque, insomma, vi ho voluto dare come sempre il mio giudizio genuino e spontaneo. Per quanto riguarda i pregi, direi senz'altro presenza di elementi UD, Ultra Dispersion, è un binocolo che definirei apocromatico. Prismi di Porro 2 di alta qualità, ottima qualità delle immagini con resa dei colori veramente naturale, anche se il bianco è leggermente tendente verso il caldo. Resa al bordo perfetta grazie agli elementi asferici. La gestione della messa a fuoco comunque è utilizzabile, certo non è il binocolo più veloce e leggero per fare birdwatching. Poi il campo di vista è definibile come grandangolare e già solo questo secondo me basterebbe a giustificare 2000 euro. Inoltre in più avete un sistema di stabilizzazione che almeno nel formato 10x42 risulta comunque ben sfruttabile, cioè in grado di riuscire a farvi mostrare la reale qualità ottica della strumentazione su cui è stato utilizzato. Relativamente ai difetti, penso che l'avete compreso, stiamo parlando di 1160 grammi, mi sembra con batterie e tutto, non è quindi un leggerissimo Zeiss SFL 10x40, però ha dentro anche un'elettronica ed è costruito insomma in maniera molto robusta. La messa a fuoco ha un rotore discreto, non è grandissimo come mi piacerebbe avere, magari qualcuno con le dita più grandi o con guanti invernali un po' pesanti potrebbe avere qualche difficoltà nella gestione. Poi ragazzi, onestamente non mi sento di trovare altri difetti in questo binocolo al top della gamma fornito da Canon. Giunto il momento di citare le mie impressioni pratiche. Vi anticipo soltanto che sono arrivato qui alle 9 di mattina con un cielo bigio, come avrete visto nella premessa. Adesso è mezzogiorno. Certo, mi sono intrattenuto con qualche appassionato ciclista, appassionato di natura, ho rivisto il mio amico cinofilo Max Bottelli, però devo dirvi che ho passato anche molto tempo a osservare la skyline delle Alpi qui dal Monte Sette Termini attraverso il Canon 10x42. Ritengo che questo modello, che comunque ormai ha qualche annetto sulle spalle, sia ancora attualmente in grado di essere comparato tranquillamente top della gamma. Si fa forte di ottiche di alta qualità, di un campo piatto fino al bordo, è robusto e ben impermeabilizzato e ovviamente è anche ottimizzato dal sistema di stabilizzazione. Secondo me il prezzo, se paragonato a prodotti al top della gamma di altre aziende magari europee che comunque non beneficiano della stabilizzazione, è perfettamente in linea con la sua resa ottica. Ve lo ripeto veramente, per 2000 euro io forse acquisterei soltanto il binocolo senza stabilizzazione, tanto è bello. Poliedrico, da utilizzare in vari settori, potete spaziare dal birdwatching direi a media lunga distanza con preferenza sui rapaci, all'osservazione paesaggistica fino all'osservazione astronomica senza avere velleità di osservare crateri lunari oppure dettagli planetari. Stupisce addirittura al crepuscolo. Vi ripeto il prezzo attuale che è di 2000 euro circa, mi pare 2069 euro. Vi invito ovviamente a visitare il sito Canon Italia. Per oggi termino qui, spero che questa video recensione un po' particolare, ideata praticamente questa mattina alle 7, vi sia piaciuta. Fortunatamente il meteo dovrebbe concedermi qualche sprazzo di tempo libero la prossima settimana per ultimare altre 2 video recensioni che vi presenterò. Quindi vi ringrazio per avermi seguito anche oggi, vi aspetto come sempre sul mio canale YouTube, ci vediamo come sempre su binomania.it, sul gruppo Facebook Tutto ma proprio tutto sui binocoli e sul mitico forum di Binomania presente dal 2010 sul web.
Un caro saluto a tutti voi, se ancora non lo avete fatto ragazzi iscrivetevi al mio canale, è gratuito, per rimanere sempre aggiornati sul mondo degli strumenti ottici e digitali. Ci vediamo alla prossima puntata, buone osservazioni!